Ah, sei un poliziotto? Ciao. Ciao. Fammi parlare noi. No, no, non ci serve, non ci serve. Ma questo che è? 50 euro, I have 50 euro, no problem. If you have Milan, I have zero. Uè, scansi, vai. Posso essere indiscreto, tuo marito dove sta? Ma ti stai in carcere? A Roma proprio. Da quanto ti carcerato? Su 4 anni. C'ho mio fratello, c'ho tutti in carcere. Sono l'unico buono e mi sono salvato grazie al pugilato. Capito? Venite a Napoli, Un chilo di carne 2 euro. Non si niente a nord, solo una me. Oh, che stai fermo? Tata, vieni qua. Ehi. Resta non si. Resta. Piccola. Le sigarette, vai. Le sigarette. Ah, proprio le sigarette ha preso. Cioè, dei 3 cose ha scelto le sigarette. Vai, Pabuccio, l'accendino. Accendino, qua. E gli piace accendino? No, No, perché gli è caduto il portafoglio. Brava Nikita, brava. Bravo. Prendi il portafoglio. Portafoglio. No, prendi il portafoglio, Pabuccio, vai. Brava. Prendi, brava. Guarda, la zampa. Ma che brava. Mi ha baciato. Che bella. È proprio meglio. Se fai su YouTube, stanno i bambini, non è che. Infatti ho visto che la tenevi sguinzagliata, no? no, Non c'è paura che da pitbull. No, si fa solo quando altri cani la vogliono, diciamo. Montare. E lei non ci sta perché lei è castrata e quindi non. Fa quel poco di. Però non niente di che. Qui siamo alle case nuove, Napoli. Persone di colore, ma ogni tanto vengono e poggiano ai dormitori, ma loro però stavano proprio vogliono fuori di fare, testa loro. ma loro vogliono fare questa vita qua, non è che Non vogliono stare c'è l'aiuto perché poi uguale a Roma, vogliono fare questa vita, lo sai meglio di me. Sì, no, a termine uguale. Diciamo barboni proprio non riescono a stare nel letto, non riescono a stare con io perché mi hanno chiesto, ma non è possibile nessuno gli dà una mano? No, gli danno la mano, certo, l'assistenza ci sono, però loro vogliono fare questa vita. A livello di Nomea, com'è sto quartiere? Io non lo conosco. È tranquillo, guarda, non perché sono del quartiere, anzi io sono di origine di Ponticelli, però sto qua da 40 anni. Pure di questo quartiere si dice cose brutte o no? Ma diciamo che in tutte le zone c'è il più e il meno, certo. Però questo è l'unico più tranquillo, diciamo a livello malavitoso, no? E non l'ha fatta apposta, stava salendo, non l'ha fatta apposta. No, non l'ha fatta apposta, non ti ha visto, no. Diciamo che è dappertutto, però qua non si espongono, diciamo, ehi frate, che ti manca, no, non ci sta. E non so se tu hai notato, perché tu già stai girando da un po', ti ho visto prima di qua di là. Invece altri quartieri, bravo, più frizzante, bravo, come parla bene, più frizzante. Ma che ho detto, questo è molto giovanile. Quindi dal vivo Cicalone sembra il più giovane, ragazzi, Se mi vedete in video sembro vecchio, dal vivo sono più giovane. No, non ho detto che sei vecchio, da vicino sei molto più raro. Ma infatti io ho detto, non mi sembra vero, no, vabbè, è troppo piccolino, non è lui, è troppo giovane. Si prende il guinzaglio da sola. Guardala, ma poi pure la faccia. Bravo. E guarda poi. Allora io questo. Sai i biscottini di prima? Certo. Allora, ma io quando mi addormentavo, te lecca. Con questi massucchi, quando mi svegliavo, però loro c'erano intorno, tutti questi massucchi. Tu lo dai? Lo devi dare al proprietario? Intorno all'ombrellone, questo te voleva avanzare. Se tu guarda che l'ha preso il cane l'ha preso. Cioè, ma guarda che dentro c'è tutto. Giù. Lo vediamo. Lui controllava, tutto a posto. Diceva, ma come il cane l'ha imparato queste cose? Ma non è che l'ho imparato queste cose, ci stavano con crandini nel mio massimo. Spiegato com'è. Che mi fa buscare Ciao. Club Napoli Maradona. ammazza. Vespucci 1973, che cos'è? Ah sì, sono nato io nel 73.
Buonasera. Salve. Bello. Salve. 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 C'ha 50 anni come me sto posto. Ciao. C'hai paura, bella? Comunque qua il Napoli è proprio una religione, E quest'anno... Sto Biardosino non ho mai capito io. Io gioco sempre mezze piene. Questo è quello che vince sempre, vedi? Trasini che i soldi e ne fai risperato a tutto quanto. Infatti ci sono 2 o 3 di loro che oramai non vengono più perché hanno paura di lui. Paura nel senso che vince sempre lui, sa picchiare bene le palle, dai. Fa sempre qualche puntata fa, non butto mai a vacanza. I signori mi avevano conosciuto Maradona, davvero, no? Stadio. Abbiamo votato proprio alla mano il Maradona, proprio alla mano proprio da vicino. Ma Maradona per un signore napoletano che cosa rappresenta? Stiamo là, stiamo là. Maradona ci ha dato una gioia dopo 80 anni, 70 anni, quando abbiamo aspettato per lo scudetto. E per noi napoletani, aver visto un titolo che non ci speravamo proprio, diciamo, ed è venuto il Pipe d'Oro e ci ha fatto... Per noi è diventato un santo, dopo San Gennaro però. E quest'anno che sta andando bene, mamma mia. Penso che, no, facciamole, No, certo, incrociamo le infatti, mani, no. perché il calcio non si può mai sapere, è sempre il calcio. Per adesso stiamo fiduciosi della squadra. I romani sono una chiappa sempre coppa. Ciao. E chi sta dietro gliela pizza. Chi sta dietro Cippa? Ehi! A cazzo fa! E non mi ripia, non mi ripia! Case nuove! Uè, scansi! Vai! Vai, andiamo. Da qua inizia praticamente una zona che è un po' una baraccopoli, un po' terra di nessuno. Un po' terra di nessuno, diciamo che noi abbiamo l'esperienza di Termini, adesso ci hanno segnalato anche questo scenario particolare qui a Napoli. Ah vedi, infatti già vedo, guarda. Guarda quello buttato per terra. Ah, sono più di uno, sì. Sì, sono tantissimi, guarda, quelli stanno fattissimi per terra. Ecco, questa inizia a essere una zona dove tu esci un attimo da una via normale e ti ritrovi in un posto che sicuramente con le macchine non ti succede niente, però vedi, quei ragazzi là proprio tanto bene non stanno. E questo proprio, vedi, ha fatto la tenda sui bancali, perciò così facendo si mette a riparo sia dal punto di vista di acqua, sia dal punto di vista, capito, dei problemi atmosferici, eccetera. È una struttura che c'è sta da tempo. Ma sta zona qui arriva fino in fondo? Sotto a questo edificio qua ci sta un po' un agglomerato. Ciao ragazzi! Occhio, qua è pieno di sassi, di lanci. Sera! Tutto bene qua? Tutto a posto? Tutto a posto, sì. Mi sembra. Non è mai a posto, immagino. Qui da tanti anni state qui? Un anno? Beh, però ha messo bene la tenda. Ciao! Ciao! Anzi, lei è giovanissima. Mazza, guarda ancora, vedi quanti Birre, mangiare, questi d'altronde ci vivono. Questa, guarda, occhio lì. Questi però sono pasti... Sì, che gli portano. Comunque lo sai che cosa ricorda? Molto quelle tendopoli americane che stanno tutte su una via isolata solitamente, dove gli abitanti sono un po' degli zombie certe volte perché o bevono o prendono le sostanze o mischiano psicofarmaci con l'alcol e trovi ste tende isolate in un posto lontano alla vista delle persone. È incredibile, vedi, la parallela è trafficata
e di qua isolatissimi. Che poi lì è la prefettura di Napoli attaccata. Mazza, non ci avevo fatto caso. Area immigrazione. Ah, proprio area immigrazione. Ah sì, è vero. Ah, proprio tendopoli sotto l'area immigrazione. C'è l'agenzia delle entrate proprio. Questo palazzo qui mi sa che è l'agenzia delle entrate. C'è tutto. Vedi comunque, Sì, guarda, è una zona di uffici. stanno proprio sconvolti, proprio sconvolti. No, vedi? loro Pantalone stanno... abbassato, facce... Sì, loro stanno proprio, si vede che hanno abusato di sostanze. Si stanno a fare di tutto. E poi non gli rimane niente, perché già sei ghettizzato, già non c'hai documenti, già non c'hai lavoro, poi ti inizi a fare sostanze. Però vedi, questo potremmo ricollegarci al discorso che stavamo facendo prima, no, con i ragazzi in generale, che loro sono la rappresentazione poracci, del disagio, del fatto che della noia, della non avere obiettivi, guarda, non avere nulla. A camminare, Matti, guarda, No, in mezzo alla strada. Ah, no. Vedi? No, non riesce più a coordinarsi a livello motorio. E loro combattono la noia e la disperazione con... Ah no, che ne so, magari... sai, una persona che ha bisogno di assumere sostanze fa anche la microcriminalità, il portafoglio, il cellulare. Fra fare la microcriminalità qua. No, Meglio che si metta a lavare vetri che fare la microcriminalità. Chi rompe fanno pure i soldi all'ospedale. Hai capito, no? Sì, no, certo. Non ti conviene. Dicevamo, il fatto spesso ho notato che loro quando usano sostanze poi è come se non c'è un limite. Mentre, che ne so, tante volte, ciao ragazzi, comunque non so, aggressivi. No. Anzi, poi scusa, sta strada, ma la stanno ancora a fare. Qui stanno ancora a costruire il muro, guarda. Dicevo, sì, là, vedi? Sì, stanno ancora a costruire. Però dicevo, loro quando usano le sostanze non c'hanno mai limiti. Cioè li vedi, arrivano fino all'estremo, è come se avessero scoperto un universo, una cosa. Però hai sentito che ha detto il ragazzo, neanche fanno microcriminalità perché non gli conviene. Però, ecco, qua inizia proprio la vera, un'altra questa è molto più consistente come baraccopoli. Tranquillo. Non ti faccio la foto. Stai tranquillo. No foto a te. Tranquillo. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Ti serve una mano? Tutto una a posto? spinta? No, busy. No, televisione. Siamo ragazzi. Nobody want to aiuta anybody. Tranquilli, stiamo... Scusa, certo. nobody want to aiuta anybody. Food. Not food. Money. Food. You give me food. You serve Laforo, I give you food. That's the benefit in Mondo. Laforo, everybody. Do you need the Laforo, equal right. Not peace. I don't want peace. Equal right. If you have Shikwanta, you have Shikwanta, no problem. If you have Milan, I have zero. Problem, no peace. Safi. Lui dice se lui c'ha 0 e noi abbiamo 1000, ovviamente non ci sarà mai una... Non ci sarà mai una... Non vuole l'aiuto, lui vuole essere messo nella condizione. Vuole 50 euro tutti, così tutti vivono. Do you want work? Do you want work? Do you want to work? Do you want to work? Let me want to work. Tranquillo. Make soldi qua. After they go, they say they have to make soldi for the pocket. Look, he was scholar. I'm a marine engineer. Marina, Labat. Sub-lieutenant. Bianca. Laforo Prima US, Alabama. Laforo Labat. But here zero. This is how the government to the whole world. Only casino, boom. To the whole world. Politicians. They are the ground. Poor man, I'm a brigand, I'm going to Laforo. Because equal right, justice. Equal right, justice. Justice, justice, equal right, no problem to tomorrow. No justice in the whole world. United Nations, religion, 0-0. No. How old are you, man? How old are you? Look me. Ah. Laforo, Girare, Saudi Arabia for Labat. Bounin, Laforo. Tout Labat, I'm an engineer, grand, if you see I'm an engineer, Laforo. Big machine. Dice non lo guarda così che sta qua. I respect you. Lui ha sempre... I respect you. No, we respect you. Thank you, brother. We have seen this. It's not help. Right from Pharaoh, from Egyptians to today, casino. I want to be here. Where's my land? Everybody will move to know one day. You want to want casino. I want to want Amion. You know that you are going to ground. The man need this. The man you are near to the ground. Professor, I get it. It's a problem. Religion, I'm a prophet. Parle. It's a problem. Only Akasa, Manje, Domain Bene, Safi. Maybe you Domain, you know wake up. Maybe Domain, you le mute. Ciao caro, ciao. Grazie. Caduto qualcosa, mi sa.
No. Mi sembra che stessi esprimendo il concetto che Lui ha sempre lavorato. non gli serve la poi carità nostra. Esatto, non vede Lui ha giustizia, dignità. non vede qualità. Vorrebbe essere messo nella condizione di poter lavorare, di poter fare una vita dignitosa che ha sempre fatto, che ha Però sempre è anche vero lavorato. che quando arrivano a un certo livello come questo è difficile uscirne, perché anche se tu trovassi un lavoro, comunque dormi sempre qua e certe volte, diciamoci la verità, utilizzano sostanze, magari bevono, cioè sono situazioni molto al limite queste, anzi veramente al limite. Guarda, materassi accatastati, tendopoli, guarda lì la sporcizia dall'altra parte. Ma guarda che roba. Vedi, fuochi, tutto quello che... Guardate qua. Però c'è comunque gente disperata. Però vedi, ci sono anche tante cose che ne so, computer, motorini, motorini cannibalizzati, tonnellate di cose. Mazza, guarda qua, una discarica. Oh. Sì, poi probabilmente loro hanno un accesso qui da qualche parte che arriva di qua. A parte questo. Lì c'è un fuoco, cioè so ex fuochi. Magari sembra un cappio questo qua. Sì, magari per il cane, c'hanno un animale, c'hanno altre cose, pentole, scarpe, siringhe, ragazzi. Questa struttura è abbandonata, quindi. Probabilmente sì, qualcuno ci dormirà pure dentro. Comunque se ci fai caso è tutto bruciato, Qui non è la prima volta che prende tutto fuoco. Quanti sono? Una, due dietro. 4, 5. Già abbiamo fatto. Oh. Stiamo andando via. Come ci dirà la roba? Ci dirà la roba. Oh, abbiamo già fatto. Non ti ci incazzare. Vedi che sta pronta, Oh, che stai fermo? Te levi? Stiamo andando via, leva qualcosa. Perché? Che vuoi? Perché vuoi litigare? Puoi venire un attimo, ti volevo chiedere una cosa. Amico. È qua. Vieni un attimo. Ti aiutiamo. Se vuoi aiutarvi, è qua. E vieni, siamo amici. Siamo amici. Guarda, sono disarmato. Vieni qua, siamo amici. Perché per autotutela, perché se tu gli fai vedere che poi vai via, magari ti tira il sasso. Sì, no, se devi tu sempre, invece gli fai così, si blocca. Esatto, devi sempre... Qui comunque credo che c'è... Matti, qui credo ci siano anche delle donne, perché vedo scarpe femminili. Oppure rubano, oppure può essere che rubano e vengono qui e aprono comunque la rifurtiva. Immaginate, adesso loro ha visto che c'è un disagio che comunque è notevole, però non c'è nessuna igiene. Immagina materassi su materassi accatastati. Ma volevo chiedere una cosa ai ragazzi di Napoli, no? Voi conosciate la presenza di questo distretto un po' così, ma non c'è le istituzioni, non ci sono... Sta a tirare sassi alle macchine che passano. D'aereo. Sì. Sì, gli è presa così, guarda. Dico, ma non c'è le istituzioni, non vengono mai qua a fare qualcosa? Secondo me, perché in queste parti così abbandonate a se stesse non ci dovrebbe proprio essere, anche per una protezione pubblica, quella è la prima cosa. Ma pubblica anche per loro stessi. Ci sono dei cantieri, stessi. ragazzi, guardate qui ci sta a lavorare della gente. Cioè io non vorrei di niente, comunque queste sono tutte strutture che lavorano. Anche il traffico del semaforo che sta qui. Cioè tu ti fermi nel traffico qui. Alla fine, perché tutta questa zona qua è tutta una zona di lavoro, quindi oggi è sabato, non c'è, ma durante la settimana è tutto traffico qui. Ah sì, Sì, che poi hanno tirato un paio di sassi pure a chi passava. Quando negli orari di punta cioè, si fa la coda fino a qui, diciamo. Sì. No, poi il paradosso è che proprio qui accanto isola ecologica, no? Sì, sì, cioè lì dove ci stanno tonnellate e tonnellate di rifiuti, al cancello accanto c'è l'isola ecologica. Salve! Qui accanto. Se vivete del disagio con queste persone che stanno qua accanto a via e qua nelle baracche. No, adesso. Sta ubriaco, sì. Sì, stanno un po'. Sì, stanno ubriachi. Ah, vedi, quando stanno comunque riusciti. c'è la distinzione. Sta ubriaco o non sta ubriaco. Ok. Cioè,
è tollerata. Per conosce già la distinzione fra lo stato lo sanno. lo sanno. Oh, Cioè, loro c'hanno il filo spinato loro, mo. Isola ecologica, filo spinato, e sotto l'isola ecologica ci stanno una tonnellata di rifiuti, perciò a parlare comunque, io non saprei. Ma noi diciamo sempre che dovrebbero le istituzioni risolvere questa problematica in primis per loro, perché stanno vivendo uno stato di disagio, e poi ovviamente per la pluralità. Ma tu immagina, lì ci dormiranno così a occhio e croce 40 persone, tra una tenda, un'altra, sì, eccetera. Sì, poi in una tenda magari stanno in 3-4. Sì, no, lì si hanno buttato la roba dentro, ci sono entrati dentro. Dietro lo scorcio di Napoli, bella, e sta cosa qua davanti. Comunque io sono convinto che dentro questa, credo, fabbrica, qualcosa ci siano comunque loro dentro. Sì, perché ho visto che lì, pure quella signora, sono entrati. Sì, sono entrati lì dentro. Allora, i reietti li tengono fuori, quelli che fanno più casino. Dentro magari è più strutturato, suppongo, a sto punto. Comunque fatto sta che quello si stava a portare via un motorino, quell'altro stava a buttare la roba, quell'altro portava Pernello in mano. Non è una situazione rosea, capito, rosea da questo punto di vista. Il paradosso è che davanti abbiamo che cosa? L'ufficio immigrazione. E lì, vedi, quello che dicevo prima si è confermato, che hanno dato fuoco a tutto. Guarda tutte le mura lì, loro stanno qua. Poi, vabbè, tu come te muovi, qua vedi pezzi di scarpa, pezzi di muro crollati. Qui c'hanno armi a disposizione ovunque. Guarda, pure staremo a quanto? A 100 metri? Ah, vedi, c'è una ragazza, vedi? Dove? Vedi? Sì. Ci sta a salutare. Ci sta a chiamare forse? Sì. Non la vanno a sentire? No, ma a sentire, via. Vediamo solo noi. No. No, YouTube. Facciamo Ah, sei un poliziotto? Maresciallo De Martino. Ciao. Piacere. Allora, mi dice una cortesia. Sì. L'intervento subito, perché stanno tutti ubriachi e stanno pure a menare. Ti stanno a menare? Allora, subito. Ma perché qua dentro c'è gente? Ah sì, come che c'è gente? Ah, noi abbiamo visto fuori. Stai a parlare con me. Quanti ce ne stanno qua dentro? Ma sono tutti rovinati. Io sono infiltrata per vedere un po' la situazione. Sei infiltrata da qua e non conviene chiamare rinforzi? Rinforzi? Chiama la polizia. Ma quando sentono me, Maresciallo De Martino? Ma dunque non farli... No, per chiamarla, dico. Ma fagli venire questo perché c'è un macello. E ci vedo qua che c'è casino. Basta che non... Porco cane. Che Ma tu non rimani qua dentro se è così, scusa, esci, non ti conviene? Ma prima devono fare gli arresti che dico io. Ah, devi fare il Allora non dobbiamo di niente, se no se stai sotto copertura. Sanno loro. Vabbè. Va bene, grazie, ciao. Ok, chiamiamo subito, sì, se serve. Hai capito? Maresciallo sotto copertura. No, perché questa era... Stava fuori. Mamma mia. Stava completamente fuori. Allora. Questo è un riepilogo importante. Ci ha chiamato una signora, stava fuori di testa e mi ha detto fermi, io sono della polizia, mi ha detto. Con un bicchiere di vino in mano. Con un bicchiere di vino in mano, senza ubriaca. denti. Ci fa, sono il maresciallo De Martino, sto sotto copertura. Chiamate subito perché ci stanno a massacrare qua dentro. Ho detto, ma scusa, esci. Ho detto, no, sto sotto copertura, devo farli arrestare. E dice pure tutti. che dentro ci sta un sacco di gente. Ha detto, ci sta un disastro, ha detto. Quello che avevo supposto io. Ha detto, qua dentro c'è un disastro praticamente. Lei era visivamente fuori di testa, ci mancherebbe. Poi, visto con che tutto il rispetto, nel senso, però, con il bicchiere di vino, maresciallo sotto copertura. No, stava fuori di testa quasi. No. Sì, porella. Guarda, 40 portati male, 35 portati male. No, 35 no, sì, 40 4 anni più di me, 5 anni più di me. Portati male, la è vero che droga, con la droga, sì. No, una brutta situazione. Però fermi tutti, vuol dire che veramente ormai, cioè là dentro c'è gente, Allora vedi, entrano da lì, Ma io non vorrei che questa qui fosse la figura femminile che abbiamo visto prima. Sì. È la figura che è entrata, però vedi, capisci che lì è una situazione abbastanza drammatica. Sta ragazza entra, può conoscere tutti, non può conoscere tutti, ma è pericoloso. L'hai visti loro come sono aggressivi comunque? No, a parte che quegli altri ragazzi che abbiamo incontrato all'inizio, quei 3-4 sono seduti, sono venuti verso qua, sono entrati, quindi pensa alla gente che ci sta dentro. Sì, sono entrati. Pure quello
quello che sposta il motorino poi è entrato. Però è entrato da di qua. La segnalazione che qualcuno prenda provvedimenti, porelli, sia per loro che per gli altri. Se no poi è inutile dire torniamo qua in più persone soltanto per poterlo fare, entrare e denunciare la situazione dentro, se no poi ci dite che facciamo gli squadristi. Però sarebbe da fare. Noi a maggior ragione ci siamo tenuti a distanza, quando abbiamo visto che le cose si sono un po' scaldate, ci siamo allontanati. Ma io posso ripetere una cosa, che noi quando andiamo in più persone lo facciamo per riuscire ad avere la situazione sotto controllo e poter andare oltre. Adesso io e lui da soli, esatto. da dentro, dobbiamo per forza litigare. Se fossimo un 7-8 invece riusciremmo a entrare senza dover litigare. Non so se è chiara, perché pure loro ci vedono il 7-8 e riusciamo a gestire. Sì, dicono non vale la pena, se invece vedono due dicono vabbè con due ci proviamo. Allora la dobbiamo fare, non vogliamo mai. No, che anche quello super aggressivo che ci voleva tirare la roba eccetera, poi alla fine voleva parlare. C'hanno pure, cioè bisogna oltre che aiuto pratico anche emotivo, no? Quindi spesso parlare, dargli voce è una cosa che loro apprezzano e di cui hanno bisogno. Ma tu sei di Roma? Cicalone, sì. Quello là che a Termini, sì. a Roma Termini. Roma Termini. Ma scusa, ma scusa, tu pensavi che già ci avessi riconosciuto? Tu pensavi che no, era generico. Era una faccia conosciuta, però non mi ha focalizzato. Mi piace quello che fai, ragazzi. Grazie. Voi che fate qua? Questo qua è un mio amico che sta prendendo una gioielleria. Ah! Una gioielleria. E non c'è paura a sta zona qua, gioielleria? No. Non è che ci abbiamo paura. L'ha detto sicuro però, l'ha detto no. con una certa faccia. Non ci abbiamo paura. Il discorso è che, ragazzi, ma quasi non ci tuteliamo noi, chi ti dà una mano? Bisogna tutelare da solo. E noi ci guardiamo ognuno per fatti nostri. Certo, sì, no. viene, la polizia è presente, tutto a posto. Però comunque ma non fa paura dappertutto, non solo Napoli. Comunque una... No, ma proprio sta via qua, capito? Ho visto una via un po' po' è tranquillissima. Qua soltanto proprio. quando chiudono le attività è un po' pericolosa, che comunque rubano gli stessi. Ma alle 7 di sera, Ma quando siamo noi presenti può capitare lo scip, cioè, lo scippetto così. Può capitare quello che si prende il telefonino. Lo scippetto, il telefonino. Come può capitare in tutte le grandi città, non è che stiamo parlando perché Napoli, in tutte le città. No, ma noi abbiamo smesso di dire. Io ho visto Milano, sono stato a Roma, sono stato a Firenze, cioè comunque sono zone che comunque le stazioni delle grandi città hanno queste difficoltà oggettive, non è che è una cosa solo di Napoli. Rispetto a Milano, Napoli è più tranquilla come stazione, purtroppo lungo le strade queste un po' più nascoste è pure più facile che ci sia gente che si nasconde. Alcuni in pubblica vista, vedi, lui fuma tantissime sigarette. Salve. Catatonico. Beh, immaginavo. E là dentro e poi lo fa scendere giù. Perché non hanno l'ascensore, capito? Vedi? Che figa, questa è una cosa che si conserva qua. Stupendo, sì. Vabbè, comunque bellissima signora, complimenti. Evelina lo poteva chiedere. Ecco il negozio preferito di Mattia Faraoni, l'uccelleria. Che tra l'altro è chiuso. Ma ha detto che era aperto, io sono venuto qua solo per questo. Mo stiamo andando al mercato del pesce. Tra l'altro che ci ha voluto ed è Cicalone. E dopo l'uccelleria al mercato del pesce. Questo è un mercato in pratica che sta nella parte esterna di questa strada e poi c'è tutto il mercato di ortofrutta, di pescheria varie e fin giù. Andiamo. Adesso sono rimaste soltanto 4 porte, tra cui Porta Nolana, Porta Alba, Porta di San Gennaro e poi c'è Porta Capuana che è alla fine. Fammi parlare noi. No, non ci serve, non ci serve. Ma questo che è perché che è perché porta bene? Per il malocchio, Matti. Io lo prenderei. No, sulle palle. Quale sale serve che devo combattere? Questa è sala grossa, a capo, non si fa però, fanno un bello mascolo. Buona giornata. Gli ha regalato la fotografia. Certo. Perché fino a Napoli? Non nevica a Napoli, non lo sapevo. Così per cambiare Roma. Nevica sale, noi giriamo tutto. Porta Nolana. Questa è la porta, questa è una delle porte di Napoli, sì. Di solito io mi lamento di Roma che non tutelano le zone, però pure qua. Sigarette, accattatevi le sigarette! Le sigarette non fanno bene alla salute e la vendita di sigarette è storia antica di Napoli. C'erano i film degli anni 50 dove ci stavano le famiglie che campavano con le sigarette, addirittura negli anni 80
un sindaco disse: se togliete le sigarette, la vendita delle sigarette, mettete tanti criminali per strada, perché tutti quelli che campavano con la vendita di sigarette sarebbero passati a fare i criminali. E questo è il classico banco storico della vendita di sigarette a Porta Nolana. Da quanto è che stai qua? Adesso 8 anni fa. Ah, 8 anni, da dove vieni tu? Qua sta lavoro. Guarda che vuoi. Ciao. Pure io sono romano. Romano, si sente. Tutte e due. Se a sentisse si sente. Napoletani non siamo razzisti. No, ci mancherebbe. Questo qua come si chiama? Pino Basso. Ma se vede la faccio. Regalo. Che vuol dire regalo? Boh, regalo 16 euro. Ah, che è un prezzo. Guarda, guarda il polpo. Che bello. Io una volta me ne sono mangiato uno intero, ci ho messo una settimana a digerirlo. Perché c'è un stomaghino cicalò. Ti è? Wow, guarda che roba. Dolce Gabbana, mettete per là. Pure questi, guarda, si muovono. Che fa? Che cos'è? È la lingua. Non so pesci, sono molluschi per l'esattezza. Guarda le ostriche. Vongole, lupini, tartufi. Guarda che roba. Da che sta guarda i maruzzielli vivissimi, belli, se stanno tutti a muovere. Quando c'è il pesce fresco. Il classico di Napoli sono le cozze. Quando il pesce è fresco. Posso chiederle da quant'è che sta qua lei? Qua 24 anni. 24 anni. Qua. Ma com'è cambiata questo posto Napoli in 24 anni? Si è cambiato? Mamma mia, tantissimo. Sì. Adesso non potevi passare di qua. C'era la gente così, non c'è nessuno più adesso. E com'è secondo lei? I centri, i supermercati hanno messo anche loro tutta questa roba qua, allora qua per vedere un po' di casino devi venire a Natale, a Pasqua, questi giorni qua. Però non è la stessa cosa al supermercato e il pesce come ce l'avete voi qua. Di no. Cioè qui vedi vivi, pescati, portati la mattina, cioè perlomeno la percezione che ho avuto io. Giusto. Però oramai sai che c'è la carta, vanno al supermercato e comprano tutto con la carta e non guardano quello che comprano. Non guardano più quello che comprano, infatti carne e pesce gratis. sono diventati... È diventato gratis. Sì. Poi hanno il reddito. Col reddito. Tutto regalato. Non viene a spendere qua 30 E qua con la carta e il reddito non si può spendere, o sì? Qualche negozio la prende. Sì. Che poi in mezzo al mercato c'è la trattoria, carina come cosa. Aperta pure. Che puoi avere gli ingredienti freschi del mercato. Ciao. Scorcio. Ah, vedi, il classico vicolo. Vedi che bello, fammi entrare. Solo va accompagni, com'era la questione? Cioè che la Maronna va accompagni. La Maronna va accompagni era quando diciamo non c'era l'elettricità, c'erano tutti questi altarini con le candele e quindi facevano strada a quelli che camminavano di notte. Quindi era l'unico rifugio, l'unica luce. Riferimento della zona. La Maronna d'accompagni che era il punto di riferimento, la luce delle varie Madonne che ti facevano fare il percorso di notte quando non c'era l'elettricità, diciamo. Comunque è fantastico vedere come anche la fibra ottica a Napoli è stata passata da un palazzo all'altro con tanto di scatole di derivazione. Guarda, no, ma guarda là sopra. C'è tutti i cavi in fibra ottica che entrano lì dentro e poi vengono distribuiti. Questo ce l'ha qua, guarda. Uno quando entra, stai attento che c'è la fibra ottica. D'altronde, guarda qua tutti i fili che scendono. Quello ha messo l'antenna lì. Comunque anche il bello di questa città. Sì, no. Quell'altro ha messo... è abbandonato, non ci stanno neanche i portici. No, è un palazzo... No. Quello è un androne di un palazzo che non ha le finestre. I vecchi palazzi non ce l'avevano le finestre. Erano a far prendere l'aria, capito? Erano proprio fatti così. Guarda qui come... Questo però... Comunque guarda i bassi, vedi? Sì, no. Questa è casa, Però guarda questo qua, sta per cascare, Mo l'hanno stuccato. Salve signora. Abita qua lei? Ah, si sta a riposare solo. Ah, ci si può pure riposare. Era la famosa cosa anche della Madonna, no? Che uno trovava la strada. Wow. Signora, posso chiederle da quant'è che vive a Napoli? Io sono nata a Napoli. TikTok, ormai è aggiornato. La signora sta per TikTok. È vero, ormai sono le nuove riviste per fare gossip.
anche TikTok, uno si impiccia di Sono tutto. tante madonne su questa strada, ma li mettono i cittadini magari per una grazia ricevuta, perché vedo anche le foto, o per un defunto anche, no? Per rispetto al defunto. Ma qua non ci stanno solo dei defunti, qua ci stanno addirittura osse. Ma dai. Ah, ma quello che è un osso... è un osso umano. Un osso umano. No, non è un senza. Sono stati trovati e lasciati là. Ah, si hanno trovato le ossa, le hanno lasciate come fosse una reliquia. Sì. Il famoso paniere, ecco qua. Vedi, però questo è al piano alto, eh. Vedi, guarda quanto deve tirare, non è facile. È un bel lavoro. Ciao. È un bel lavoro. Questa è stupenda sta cosa. Pensa se gli cade. Vabbè che tanto fanno un po' di cose per volta. Ciao cari, siamo a fare... Ah, grazie. Non volevamo essere indiscreti. Certo, se litighi con uno di quelli... Ma voi a fare pugilato. Guarda, i pesci appena presi, va. Vedi, per la pulizia del pesce puoi anche lasciare l'offerta e lui te lo pulisce pure. Sì. Capita qualcuno Dice che la devi lasciare, non è che... È difficile pulire il pesce? Per me no. Però guarda che lavoro. Quanti anni c'hai? 26. E da quant'è che fai sto lavoro? Sono 10 anni. È di famiglia? Cioè lo faceva la tua famiglia? Sì. Ecco. Questa sta da 30 anni, mi sembra. 20-30 anni. Come si toglie poi dalle mani l'odore del pesce? E non si toglie. Dai, davvero? Questi ti entra dentro. È un'eredità. Bravo. Quando andate a Termini. Quando andate a Termini? A Termini, pure a nord, ho visto certi reportaggi a nord, dove non mi ricordo. A Milano, tanti video l'ho visto con voi. Sto qua per fare un bel video con ragazzi qua. Napoli, senti, ma a Roma ci sei mai stato? A Roma? Sì, stato a Roma, sì. Quanto Prima tempo? ci stava un campo, ragazzi dormavano a Roma Tiburtina, ci stava un campo. Tiburtina, sì. Clandestini là con la tenda. Io stato là, io sempre stavo là. Prima quando faccio quello lavoro andavo al treno, dormo là, buscare soldi, la mattina torno al primo treno. E adesso invece siamo a Napoli. Noi, Italia è tutta casa nostra. Per me, io dico ai ragazzi marocchini, tunisini, algerini, vivete in Italia, vivete tranquillo, senza casino, potevi cercare lavoro, trovate lavoro, fate soldi a tutti i modi, ma fate il bravo, senza problemi, senza casini, senza fate la gente interessare cosa facciamo noi qua. Noi siamo ospiti a casa di loro, siamo a casa vostra. Capito o no? Certo. Ma non darebbe! Si deve essere un po' di rispetto, si deve essere tante cose. Per me mi piace il reportaggio tu, mi piace il continuo vostro. A Napoli qua tutto sta bene. Grandissimi. Voglio parlare, io faccio svuotare il mio cuore. Ma ha svuotato il cuore. Basta! Non darebbe! Mi fa male la capa! Tutti ne fa male alla capa perché sei fatto tanti anni, io ancora fresco, Ma zio. te qualcosa napoletano la sai dire? T'ha scassato la capa! Ma vatti fare un pochino! Senta, posso chiederle una cosa? Da quanto è che lei che... Ma lui no, lui sta qua seduto. No, lui sta qua seduto. Lo so. E dico, da quant'è che per caso sta qui seduto mentre qualcun altro vende... 5 minuti. Mi devo riposare un po'. Cioè, però a parte scherzi, secondo lei... Guarda, sta rubando. Volevo fare la prova. Volevo fare la... Adesso è un ladro, quando era piccolo era un ladrino. Il ladrino. Ma quest'anno il Napoli che fa? Vince lo scudetto? Ancora? Già l'abbiamo vinto. Vabbè, chiediamo noi. Capito? Sai che succede qua? Esplode la città, io già ho visto che vendono i botti all'inizio della via, perciò... No, chi ama non dimentica. Si trova vicino a casa. Ma il signore non lavora qua, ragazzi. Regalo si trova vicino a casa. Non lavora ma io qua. non lavoro, non è mia bancarella. Non è niente. Hai capito? Suo. Regalo dove sta? Evelina,
regalo sta vicino a Caserta. A Napoli per clandestini si vive bene, 1 chilo di sale in 2 euro, si può mangiare bene e puoi vivere bene, ragazzi, venite a Napoli. 1 chilo di carne 2 euro. Non si niente a nord, solo una merda. Napoli! Bravo zio! Sto mezzo di Munnez! Se sta una persona pulita, sto mezzo di persone pulite! E basta! Ciao caro, grande! Ciao! Matti, guarda, il signore non fa il meccanico, è per caso che c'ha una tuta meccanico. No, lui per caso. C'è poco lavoro? Questi motorini vanno tutti bene. Da quando che c'è meno lavoro? Non si fa niente di niente. Ma secondo lei perché? Perché è il posto che è un pochino... No, è forse. La gente che non c'ha i soldi. Che la gente Pochi i soldi non ce l'ha. La gente si improvvisa, ripara da sola. I ricambi costano di più, sono aumentato tutto e non si fa niente. È un peccato questo, l'economia si ferma. Beccare, guarda qua. C'hai le mani pulite praticamente. No. Ah, devi comprare. Venditore panino a ricotta ambulante. C'è un tipo che passa con delle cassette di legno in cui c'è solo pane e ricotta e costa 50 centesimi, è la cosa più antica, è la merenda più antica che si può consumare. E poi un'altra chicca che però non credo che ci sia più, uno scrivano come nel film di Totò. Che scrive la lettera. Che scrive le bollette, le cose dell'anagrafe, la burocrazia, la compila per quelli che non la sanno compilare. Ah, questo è molto interessante. Questa se la riusciamo a trovare, stava fuori al comune. Figo, no? Questa è proprio una cosa... Bello. Non so se c'è più. Guarda che selezione qua di cozze, lupini. E cozze eccole laggiù. I maruzzini. Però posso dire una cosa, se siete così tanti a vendere pesce, ma c'è lavoro per tutti? Sì, abbastanza sì. Eh sì, guarda, alcune vasche sono vuote, ma guarda qua che bei tagli, scusate. Cioè, guarda che roba, è tutto fresco. Filetto, salmone, grande. Guarda che tagli, oh. Matti, guarda che pezzone qua, oh. Mi sta venendo una voglia di pesce, oh. Guarda che buono. Guarda le seppie. Guarda che roba, oh. Sta venendo una fame, oh. Certo, però, mezzo al mercato, te ne ha strada così, porco cane. Guarda che selezione qua, ciao. Qua? Sono le bancarelle quelle... invisibili. Comunque, mazza, è interessante sta cosa dello scrivano per le bollette, per l'anagrafe, per i documenti. Sì. Qua guarda, tutta, vabbè, un po' di tutto, sacchetti. Comunque questo è un mercato del pesce perché pesce quanto ne volete praticamente. C'è l'imbarazzo della scelta. Domenica mattina pure è abbastanza popolato. Guarda che belli sti tonnetti, oh. Salmone intero. Ma è incredibile comunque. I polipi quanti ne vuoi? Cioè, di solito, lo sai che tante volte quelli che vendono a Roma li importano dalla Tunisia, dal Marocco, invece qui ce l'hanno freschi. Occhio, guarda che... Ah, vedi, quello lì sta... Io chiedo sta cosa. I gabbiani, capito, che stanno lì pronti a fregarsi in pesce. Roma. Roma. Ah, chi sta con YouTube? In coppa, sì. Sei a YouTube. YouTube. Ah, chi si lancia YouTube? Ma che è questo cosa? Il microfono. Ah, e poi mi sa che si mette la senti la voce. La voce mia? Costa assai. Chi si crede paracaduto? E guarda come ce l'ho dura. Ma tu sei una Vespa però, guarda che bella. Una Vespa, Ma tu sei ce la fai tirare su sta Vespa? Guarda, su una rota. Con una rota? Su una rota, gliela fai. Ma devi sapere brillantina. Lo fa mettere con la careterina. Lo so. La signora adesso. Perché la signora mette la messa da mettere a noi. Senti, devo poche una con la... Ma questo è un personaggione. Sembra. Ho titolo suo amore a me, lo vedi a questo? Guarda, sta vestito tutto blu. Perché la mattina porto con una po'. Però non dai soli, sei pure tu apprezzai. Sei un poeta, oh, fai pure le rime. Ah, sei un rapper, oh. Sei un rapper. Rapper naturale. Non sono naturale, a me sono Ferrarella. La naturale che è senza fare bollicine. Guarda che butto la bascia. Non sai se prima a te. Quando mi fare di porco quando mangiano la vita. No,
come hai fatto? Io sto scherzando. Sa pure io. No, chi guarda chi si parte lo sta facendo quello. No, non ti preoccupare, chi tocca è femmina. Senti, ma non vai, stai da poco. Questa qua cosa guardate? Lo so, ma tu si muovi tra innamore, se io non lo lasci tu. T'annamore. Ciao. Ciao, grazie. Ha pagato? Ha pagato. Senti, ma perché con pettini lì sotto il cinecondo? Non lo so. Ma non si dice, sai perché processo a mezzo a busto. A mezzo. Ma che fai niente, no? Va. Occhio. Va, vedi. Matti, guarda, mi sono messo in fila per farmi i capelli. Ti sei liberato un posto. Però tu ti devi fare, Cica, lo sai come? Guarda, per me questo, così. Così? No, questo io. Così voglio i capelli. No, così troppo lunghi, non ce la faccio. Fermi tutti. Quel signore lì, allora, guarda quanto è una statua. Pure sta a corpo. Era immobile. E com'è una statua così? Che la sa sta storia? È un ristorante. Oddio, ho preso un colpo. Da Giannino Biondo. No, parrocchia Santa Maria. Però è sconsacrata. Ecco perché sta così allora. Guarda lì sopra. Guarda tutta la facciata pure. È stata chiusa perché era inagibile. Era inagibile. Ah, ok, non l'hanno sconsacrata, è proprio inagibile. Sono i famosi motorino bicicletta. Sono omologati come biciclette, non hanno bisogno né della targa, né del casco, né di niente. Hanno una sorta di pedali che non usi mai praticamente. E vanno molto a Napoli. No, è un altro. Vabbè, quello è passato 3 volte. C'avevamo quello guidava praticamente da una parte. Biancheria intima. Che fusti, eh? È bello. È suo nipote? No. Ah. Occhio. Un'amica me l'ha portata e me l'ha messo là. Ammazza, è bello, colpisce subito. È più bello quello che è bello, è una guappa. Ciao. Vieni. Che dici? Tutto bene, tu che fai qua? Girare come ça. Ma abiti qua? Sì, in Puglia, in centrale, lavorare come ça e cercare come ça, posto tutto bene. Lavora con voi, no? Io parlare francese, no. Francese? D'accordo? No, io no. Io parlare francese, arrivato in Italia alle 5, alle 5, 5 mesi già, come ça. Sei del Bangladesh? Origine Bangladesh, sì. Ah, perché qui c'è Bangl'agenzia, vedevamo. Sì. Magari vi aiuta con i documenti, queste cose qua. Tutti fare. Tutto fare. Non lo sai ancora io, normalmente tutti fare. Ok, grazie. Prego. Ciao. Ciao. Che sono sti pacchetti che consegni? Spesa. Spesa. Vai, lavora, bello. Ciao. Contromano della Vai. A Napoli mi sa... È uguale. No, ma in realtà... Ah no, è proprio contromano. Qui c'era l'angolo dell'intimo e la signora comunque ha vinto col poster, ha fatto chiudere l'angolo dell'intimo, guarda era grandissimo. È bastato un poster. Lo so, ma il poster fa la differenza. Li fanno, certo. E qua poi metti, onde evitare che qualcuno dei parcheggi perennemente davanti casa, metti i vasi, è giusto. Se no vedi pure qua uno te la mettono per tutta la macchina. Se no se lo schiaffa tra le chiappe. Se vengono qua e non vanno a comprare niente, se pigliano sto spazzolone e se lo schiaffano tra le chiappe. Qua davanti siamo davanti a un santuario della Mamma Schiavona. Chi è la Mamma Schiavona? È una Madonna di origine orientale che chiaramente quindi aveva i tratti neri, non sicuramente diciamo italiani o europei, che si è contaminata poi col culto mariano fortissimo che c'è da queste parti. Tu immagina che ogni domenica mattina partono centinaia di seguaci, i cosiddetti fuienti o battienti, che vanno per le case, per i vicoli, a chiedere dei soldi in omaggio alla Madonna. Comunque guarda come si staccano ogni palazzo, guarda questo, tutto tufo a vita. No, qua guarda che roba, oh. Col muretto. Questo è messo per non far entrare macchine. Perché
c'è altra spiegazione. Guarda la scalinata tipica che c'è qua. No, aspetta, non solo ascensori, ma guarda quanto sono ripidi. Credo la scalinata questa te ci viene a allenare qua. Cioè, in teoria, guarda, qui nell'arco dei pochi metri c'hai tutto un set per l'allenamento. E il muretto, l'arrampicata, qua ti puoi arrampicare ovunque. La scalinata. Qui poi fai scatti. Fai trazioni sui balconi. Poi fai trazioni sui balconi, qua poi fai scatti, praticamente. Fai tutto. C'hai tutto, anzi, e schivi pure la roba che cade. Ah, ma vedi, qua, guarda, qui è tutto murato, Guarda le finestre. Ah, boh, guarda, qui hanno staccato la corrente. Qui c'hai proprio una cosa a vista. La presa pure di corrente ci sta. Questo è tutto ricostruito, ragazzi. Ricostruiscono? Perché, no, è tutto ricostruito perché tutti questi balconi non esistevano comunque. Non esistevano. Un vicoletto e basta. Ah, vedi, questa è l'ora dei panieri. Fanno la consegna della spesa da tutti i piani. Vedi, quando è più difficile che si incontrano degli ostacoli. Sì. Poi sono tutte uguali ste bacinelle, perché non si c'hanno un'annotatura in modo tale che non si rovesci, capito? Eccola, ecco, vedi. Olè, grandi. Mazza quanto filo gli serve, Ciao. Eccola qua, bacinella da paniere, questa è quella deluxe. Guarda che bella. C'è un bel business di bacinelle, oh. Questa va bene per far scendere e salire? Il paniere, non va bene questa? Ah, normale, no, perché vediamo che c'avevano simile. No, bacinella e bacinella. Veleno, blatte, topi, mosche e ratti. Ma comunque la stazione Napoli a 10 volte meglio che le Roma e che le Milano. Meglio. Ma meglio, molto meglio. È stato proprio inguaiato a Roma. Lo so. Molto meglio. Lo dico sempre. Ma avrei a quello che disputai in bocca là. Ah, sì. Ma là lo dovevi picchiare però. Là lo dovevi picchiare. Quello era proprio da Noi picchiare. siamo stati buoni e non l'abbiamo picchiato. Questa gente è quando ad essere. Te rovini, se gli meni te No, ma rovini. ci conoscono tutti, sai che fanno? Appena tocchi uno, se buttano per terra è finita. Sei giornale, casino. Però immaginatevi che questa piazza, che adesso vediamo completamente vuota, nell'ottobre o novembre del 2006, quando morì Mario Merola, era piena di 500.000 persone. Sembra incredibile, anche perché 500.000 persone in questa piazza. Era una cosa sopra l'altra. Bravissimo, cioè, tipo le sardine. Fu un momento di commozione di popolo che forse mancava dai funerali di Totò, che pure si parlò là addirittura di 1 milione di persone negli anni 60, quindi quando non c'erano canali di comunicazione. E quindi Mario Merola se ne andò, lasciò proprio l'anima popolare di Napoli. Fu un momento anche di problemi di ordine pubblico, c'erano persone che ne stavano per approfittare per fare delle rivendicazioni strane, però c'era una mistica particolare. Questo è il posto dove si vendono i fuochi non autorizzati per il famoso Capodanno napoletano. Però scusa, quelli sono autorizzati, sono negozi. Sì, questi sì, e tra l'altro in questo periodo, come sapete, il Napoli sta andando forte, quindi stanno vendendo spesso per festeggiare ogni trionfo degli azzurri. A Napoli ogni motivo è buono per sparambotto. E poi, come sicuramente sapete, non solo servono a festeggiare, ma servono a segnalare zone di spaccio o la scarcerazione di qualche boss. Quella scarcerazione l'avevo sentita, infatti. Perché tu magari nel cuore della notte di un martedì di febbraio qualunque, senza feste e cose, senti un paio di minuti di bombardamenti e capisci che qualcosa è successo. Guarda sti balconi come stanno a venire giù, che roba. Ci hai fatto caso, guarda, è abbastanza nuovo il palazzo. Vabbè, laggiù guarda, si vede proprio un palazzo, è come se non li finissero a Napoli, ci hai fatto caso i palazzi, a un certo punto, pam, rimane l'ultima parte, ci buttano la finestra, eccolo là. Hai notato la figura del parcheggiatore qui sulla piazza? C'è il signore che fa il parcheggiatore. A Napoli va ancora forte sta figura del parcheggiatore. Quando sei bambino parti da qua, mamma. C'è proprio lo sviluppo. Vedi, bici un po' più grande. E poi arrivi là e poi hai mode, motorini, c'è tutto. Quanto costa una macchinetta così? 150. Ammazza Te la carichi, io. Tu immagina, oppure tu via con la Vespetta, guarda. Io già mi immagino, tu via con la Vespa piccola, capito? Ci sta pure il casco. Laggiù c'è pure il Range Rover lì in basso. E il Mercedes rosa. E il Lamborghini. Ma può darsi pure che il musulmano sta pregando, No, non credo.
Dici? Tutto a posto? Che è successo? Hai bisogno di aiuto? Che vuoi? Accendina. L'accendino. Vuoi accendere la sigaretta allora? Ci hai fatto prendere un colpo. Vuoi il caffè? Ok. Vieni con noi, vieni. Prendi le cose, dai. Piano piano. Come ti chiami? Karim. Karim? Sì. Di dove sei? Bangladesh. Bangladesh, tanto sei bello, però non puoi stare così per terra, vieni, andiamo. Vengo da Roma, sei mai stato a Roma? A Roma sì. Sì? Ma quanti anni c'hai? Io? 30. 30, sembri più piccolo. Mattia, Simone, lui è Karim. Mo gli diamo il caffè, guarda. Dolcissimo. Ma stai a dormire a faccia a terra, Karim. Vieni, mettiti qua. Dai, Matti, mettite Karim. Che vuoi, Karim, il caffè o da mangiare? Caffè. Solo il caffè? Karim, ma stai a dormire a faccia per terra? Qui a Napoli. In Napoli niente. Niente? Niente. E non vorresti trovare lavoro? Lavoro prima lavoro un mese, un anno. E fabbrica. Come fabbrica. In fabbrica? Sì. Adesso come documenti tutti senza documenti? Sì, senza documenti. C'è sempre questo problema dei documenti, che è una cosa... Sì, documenti problema. Dopo tutto è lasciato, lavoro, casa, tutto è lasciato. Adesso solo... Ma tu sei giovane però, quanti anni hai? 30. 30, sembri più piccolo, sì, sembri un ragazzino. La tua famiglia? Famiglia sì, Bangladesh. E non vuoi tornare alla famiglia tua, stai qua da solo? Solo qua, mi solo. Il mio paese, Bangladesh, tutte famiglie, il mio paese. Il documento tuo, non sai quando te lo daranno mai? Mai niente, documenti. Niente, non si sa niente. Hai fatto qualcosa? Sei andato in un ufficio per chiedere i documenti? Sì, sì. E che cosa ti hanno detto? Quando arrivano i documenti? Un mese? No, non hai tre. Non hai tre come... Non ti aiutano? Non hai tre. No, quando... Cioè lei non lo sa che la stavo riprendendo, però vorrei dire che un piccolo gesto, tipo vedere una persona stesa a terra, andare a assicurarsi che sta bene, può poi portare senza retorica a qualcosa di più grande, perché ora lei ci ha promesso di aiutare il ragazzo, di portarlo quantomeno a indirizzarlo per la storia dei documenti, no? Allora, poi ti segno il mio numero. Se non capiscono quello che tu vuoi dire, mi fai chiamare e io magari dico che devono darti assistenza, aiutarti o quantomeno che devi fare per avere aiuto. Poi, se vuoi venire tutti i giorni, ti facciamo un panino gratis. Sei contento? Va bene? Si può mangiare. Grazie mille, grazie a voi. Ciao. Grazie mille. E è pure buono il panino, eh? Con la scarola. Cioè non è che ti sta a Ma fregare. io con la scarola. Ah, guarda, c'è la cuoca al telefono, com'era il panino con la scarola? Ah, il più buon panino che ho mangiato. Un buon panino che ho mangiato. Grazie. Ciao tesoro. Ciao bello. Non ti mette per terra, mo, eh? Non ti buttare per terra, alzate, Stai un cammina. po' seduto qua, mangia un dolce. Mangia un dolce che ci stanno. Questi danno energia, sono napoletani. Bravo. Com'è? Good. Ciao, grazie. Mi stavi dicendo che il pugilato ti sta dando una grande mano, perché? Mi ha salvato in tutto, perché se non c'era il pugilato oggi secondo me ci avevo fatto una brutta fine, secondo me, capì? Perché senza mamma, senza padre, capì? È tutto... Scusa, anche se posso essere indiscreto, tua madre dove sta? Mia madre sta in carcere, a Roma proprio. Sta in carcere a Roma? Da quanto è carcerata? Su 4 anni. C'ho mio fratello, c'ho tutti in carcere, sono l'unico buono e mi sono salvato grazie al pugilato, capì? Quanti anni c'hai? 22. Ora sono da solo con mia sorella, mi aiuta un po' lei nelle faccende a casa, tutte queste cose. Quanti anni c'ha tua sorella? 25. E tuo padre? Mio padre l'ho perso che aveva 61 anni, l'ho perso da 9 mesi, è pochissimo. Una malattia, 15 giorni e l'ha stroncato. Se non c'era il pugilato lì, secondo me erano successe cose, capì? La testa è andata e sono andato in palestra, ho fatto nottato, ho dormito in palestra e mi ha salvato, capì?
Ho visto anche il tuo match, è stato uno stimolo in più. Mannaggia Viva lo sport e mi ha dato stimolo di non mollare ancora di più, perché anche gli italiani... io ti ho dato stimolo, sei tu che mi insegni a me a non mollare. A volte gli italiani veniamo un po'... Invece tu sei la prova, capi che possiamo arrivare dove vogliamo noi. Questo ti Basta ringrazio. un po' di volontà, un po' di sacrificio, come hai detto tu, non mollare, perché le situazioni, le difficoltà ce le abbiamo tutti. Però il pugilato ti insegna a non mollare, capi? È la cosa più... Ti ripeto, sei tu che sei una prova per me del fatto che no, non bisogna mai mollare. Porca miseria. Ti ripeto, so io che lo imparo da te, cavolo. Lavoro, infatti per tutte queste cose ho fermato un po' il pugilato, perché se non guadagno non posso andare avanti nella vita. Tu sei di sta zona? Sì, abito proprio qua dietro. Sì. Dove mi hai visto proprio, abito proprio là. Mazza che storia, oh. A parte a Benito faccio un grande in bocca al lupo. Speriamo. Faccio il tifo per te e dai. Magari un giorno ci possiamo incontrare. E quando ti pare, basta in piena Roma. C'è sempre una strada, capì? Non sbagliate mai, non inciampate magari, vi fate influenzare dalla strada, da queste cose. Andate in palestra, sfogate, giocate a calcio, fate qualcosa, perché lo sport in generale salva la vita. Io... Sei la prova reale. Sono la prova vivente, capi? Lo dico io, è così. Grande, oh.